Riverside, California, 1° maggio 2011. Sono le 4 del mattino e un uomo si è addormentato sul divano, nella sua casa. All'improvviso il silenzio della notte si spezza. L'uomo viene freddato con un colpo di pistola alla testa. Passerà dal sonno alla morte. Ad impugnare l'arma un bambino di 10 anni, suo figlio. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mile e questo è Mile True Crime, il mio contributo per ricordare le vittime di violenza e imparare dalle loro esperienze, per riconoscere eventuali segnali. Per il mio primissimo caso ci troviamo in California, quindi negli Stati Uniti, più precisamente a Riverside, contea che conta 300.000 abitanti al momento dei fatti e con un basso indice di criminalità. Ma se l'indice di criminalità è basso, anche se è sconsigliato camminare da soli per le strade, lo stesso non si può dire dello spaccio di droghe e dei suoi consumatori. Vi dico questo perché è un po' il background della storia di questa famiglia. Ma andiamo con ordine, partendo dalla vittima, ovvero Jeffrey Russell Hall, che tutti chiamano Jeff, quindi lo farò anch'io. Nasce il 21 novembre 1978. Purtroppo non ho trovato niente del suo passato familiare, se non che era figlio di Joanne Patterson, la mamma. Da adulto intraprende la professione di idraulico e convola nozze molto giovane con Leticia Neal. Purtroppo le cose non vanno bene. Jeff e Leticia abusano di alcol e sostanze. Presto Jeff perde anche il lavoro. Questo lo porta ad essere nervoso. L'uomo spesso ha atteggiamenti violenti, arrivando anche a mettere le mani addosso a sua moglie. Tuttavia mettono al mondo due figli, Joseph, nato il 19 giugno 2000, e Shirley. Il matrimonio alla fine va in frantumi, soltanto un anno dopo dalla nascita di Joseph. Sarà Jeff a lasciare la casa coniugale e i bambini resteranno con la mamma. Leticia poco dopo si sposa con un altro uomo, dà alla luce due gemelli e si trasferisce in un altro stato. Le cose però anche qui non andranno bene. Evidentemente Leticia continua ad avere problemi con l'alcol, presumo anche suo marito. Insomma, era una famiglia estremamente disfunzionale per i 4 bambini. Infatti, nel 2003 succede qualcosa. I gemelli vengono ricoverati all'ospedale. I piccoli versano in pessime condizioni, troppo piccoli rispetto alla loro età e con diversi lividi sul corpo. I bambini sono dunque malnutriti e portano sul corpo segni di abusi e di violenza. Come succede sempre in questi casi, intervengono gli assistenti sociali e i bambini vengono allontanati dalla famiglia. Tra l'altro, anche la casa viene trovata in condizioni igieniche davvero pessime. Ovviamente la coppia perde la custodia dei 4 bambini. Joseph e Shirley vengono affidati alla nonna paterna, Joanne Patterson, perché il papà in quel momento, guarda caso, si trova in carcere per scontare una breve detenzione per guida in stato di ebbrezza. Nel frattempo, comunque, Jeff si è sposato con la 26enne Krista McCary e con lei mette al mondo 3 figlie. A questo punto vorrei tanto dire che da qui in poi l'uomo ha risolto i suoi problemi con l'alcol, ma non è così come abbiamo visto dall'arresto. Anzi, a causa delle dipendenze perde nuovamente il lavoro ed il suo carattere violento peggiora. Come se non bastasse, diventa leader del movimento nazionalsocialista e in casa compaiono simboli come la svastica, così come ornamento per i divani, oltre alla bandiera nazista a sventolare sull'uscio di casa. Nel 2004 Jeff chiede e ottiene la custodia definitiva dei bambini. Quindi adesso abbiamo una famiglia composta da 5 bambini di età compresa tra i 2 mesi e i 4 anni. Una situazione insomma delicata, visto che Jeff è disoccupato e Krista, che deve provvedere a 5 figli, non può permettersi sicuramente di andare a lavorare. Jeff motiva la mancanza di lavoro con la recessione, causata dall'eccessiva immigrazione, che a suo dire ha portato una forte crisi nell'industria delle costruzioni. Ricordate, lui è idraulico. Già. Secondo lui, ebrei e persone di colore sono la rovina del mercato del lavoro. Mica l'alcol, no.
Ed è proprio con queste ideologie che nell'arco di 3 anni avviene la sua scalata a leader di questo movimento neonazista. Spesso ospita riunioni nella sua casa a cui i bambini assistono fin dalla tenera età. Pensate alle incitazioni all'odio razziale, al saluto a braccio teso, alle urla, oltre che a fiumi d'alcol. A questo assistono per almeno 6 anni. È devastante. Ma oltre a questo, essendo Joseph il primogenito, Jeff pensa bene di iniziarlo all'uso di armi da fuoco, gliele fa impugnare e forse addirittura usare su bersagli improvvisati. Ma questo non si sa per certo. E Jeff di armi ne ha tante perché le colleziona. E noi non avevamo dubbi. Inoltre continua ad essere un padre davvero severo, violento e autoritario, un despota, da temere, soprattutto quando non è sobrio. Il piccolo Jeff mostra di avere seri problemi comportamentali già dalla prima infanzia, quando all'asilo accoltella la sua maestra con una matita. Però questo particolare, è doveroso dirlo, non è confermato da altre fonti, cioè viene riportato da un'unica fonte, che oltretutto non specifica quali siano state le conseguenze di un simile gesto, per cui prendiamo un po' questa informazione con le pinze. Passando alle scuole elementari, come si può immaginare, il piccolo esercita le prepotenze ricevute sugli altri bambini. Combina guai, arriva addirittura a tentare di strangolare la sua insegnante con un cavo del telefono e questo è confermato. In breve tempo gli viene diagnosticata la ADHD, cioè il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, oltre che un QI medio-basso. Dunque, da qui in poi Joseph, che viene espulso dalla sesta scuola, pensate un po', prosegue la sua istruzione in casa con i suoi genitori, sotto la guida della River Springs Charter School. Non so se questo avvenga per i problemi di Joseph, visto che anche le sue sorelle faranno lo stesso percorso scolastico. Quindi non so. Comunque, nel mese di marzo 2011 Letizia Neal ritorna in California con tutta la sua famiglia. Immagino avesse risolto le sue problematiche e ottenuto la custodia dei gemelli. Lo fa perché vuole ottenere nuovamente anche la custodia di Joseph e Shirley e infatti presenta la sua richiesta. Ma eccoci all'epilogo di questa tragica vicenda. Il 30 aprile del 2011 Jeff ospita un'altra delle sue riunioni di fanatici neonazisti. Le persone entrano in casa con le divise delle SS, si allineano intorno alle pareti e ascoltano il discorso del leader, che rimbomba imperioso tra le mura, mentre i piccoli giocano cercando di non far troppo rumore per non disturbare gli adulti. Krista è indaffarata, deve preparare spuntini e mai far mancare la birra agli ospiti, pena la furia di suo marito. Quel giorno è presente persino un giornalista del New York Times che avvicina il piccolo Joseph per una breve intervista e lui, orgoglioso, gli mostra la sua cintura in pelle nera con sulla fibbia lo stemma delle SS. La giornata trascorre più o meno come tutte le altre volte e come sempre quando i membri del movimento si congedano, nella casa regna un silenzio surreale. Nessuno fiata perché Jeff è completamente ubriaco e quando versa in questo stato è ancora più violento e manesco. Tutti si comportano al meglio, preparano la cena, riordinano e in silenzio guardano la televisione. Jeffrey, dopo l'ultima ennesima birra, si siede sul divano e prima di crollare in un sonno profondo pronuncia la frase che sarà la sua condanna a morte. Senza alcun senso, dice alla sua famiglia, cioè sentite bene, che se continuano a comportarsi male, lui disattiverà il sistema antincendio e darà fuoco alla casa, uccidendoli tutti. Joseph subisce queste parole con terrore, le percepisce come un pericolo imminente e sente che deve assolutamente difendere la sua famiglia, le sue sorelle e anche Krista. Così trascorre quelle ore a pensare, va al piano superiore, si infila nel letto e attende. Aspetta che tutti siano al sicuro nel loro letto e intanto pensa se fare o no quello che ha in mente. Sa già che troverà suo padre sul divano, profondamente addormentato, da solo. Siamo al 1° di maggio 2011, le 4 del mattino. È il momento.
Joseph si alza dal letto, entra nella stanza da letto di Krista, sa di trovare la revolver 357 sullo scaffale dell'armadio e la prende. Scende le scale e si dirige verso il salotto. Si avvicina a suo padre, che ha continuato il suo profondo sonno sul divano. Avvicina l'arma alla sua testa, tra la nuca e l'orecchio, e esplode un solo colpo, letale, che non lascia scampo. Jeffrey Russell Hall lascia questo mondo all'età di 33 anni. Dopo aver premuto il grilletto, Joseph è tornato nella sua camera e ha nascosto l'arma sotto il letto. Subito dopo, però, ha deciso di tornare al piano di sotto. A metà scala, però, si è fermato vedendo la matrigna davanti al divano. Direi in stato di shock. Così le ha semplicemente detto: «Ho sparato a papà». La donna, dopo aver gridato «Perché?», è corsa ovviamente al telefono per chiamare i soccorsi. One emergency. My son shot my husband. I need an ambulance. He's bleeding. How old is your son? 10. How old is your son? 10. Oh my God. L'operatore, dopo aver ascoltato di che tipo di emergenza si trattasse, ha chiesto più volte l'età del ragazzo. Pensava forse di aver capito male, ma 10 glielo ripeterà più volte. Quando arrivano i soccorsi, ovviamente, non faranno altro che dichiarare la morte di Jeffrey Russell, mentre gli agenti si assicureranno di fare tutti i rilievi del caso. Joseph Hall viene immediatamente preso in custodia da un agente e portato in centrale per un primo interrogatorio, e qui sarà materiale per gli avvocati della difesa. Infatti sosterranno che Joseph non era in grado di comprendere il diritto di Miranda, in quanto troppo giovane, con evidenti problemi mentali. Infatti, quel giorno il ragazzo parlerà liberamente e senza la presenza di un avvocato. Il diritto di Miranda, per chi non lo sapesse, è semplicemente quello di non parlare e aspettare il proprio avvocato. Il diritto di rimanere in silenzio. Joseph racconterà che aveva dovuto agire subito, oppure Jeffrey li avrebbe bruciati vivi. Poi però aveva chiesto se davvero suo padre era morto. Poi ancora aveva domandato ad un agente se non sarebbe stato possibile che tornasse in vita. E però aveva anche dichiarato che qualche giorno prima aveva visto in TV un episodio di Criminal Minds. Era un caso di un bambino che aveva ucciso suo padre e che però non era stato condannato al carcere, perché suo papà lo picchiava, sempre e forte, proprio come succedeva a lui. Insomma, il bambino sproloquiava, altro che diritto di Miranda. Anche la matrigna verrà arrestata e accusata di custodia criminale di armi da fuoco. Durante la perquisizione della casa, infatti, avevano trovato tantissime armi alla portata dei bambini. Avevano anche documentato lo stato di precarietà igienica in cui versava l'abitazione, tra bottiglie di alcolici vuote e sporcizia, nonché accumuli di vestiti maleodoranti, un po' dappertutto. I 4 bambini erano stati presi in custodia per poi essere affidati alla nonna Joanne Russell. Joseph è stato immediatamente accusato di omicidio e rinchiuso in carcere minorile, in attesa del processo. Durante i dibattiti, la difesa ha combattuto per far ottenere la riduzione della pena a Joseph, sostenendo l'infermità mentale. La nonna aveva confermato che il piccolo era sempre stato problematico. Del resto era cresciuto in ambienti malsani, con genitori abusanti. Anche la zia, sorella di Jeffrey, si era resa disponibile come testimone, sostenendo di essere stata più volte presente durante i violenti pestaggi del fratello ai danni del piccolo. Inoltre, avevano provato a far leva anche sul diritto di Miranda, secondo loro violato, proprio perché il ragazzo non era in grado di comprendere. L'accusa, ovviamente, ha sostenuto la premeditazione e che il ragazzo a 10 anni era in grado di riconoscere la gravità del gesto che stava compiendo. Tutto questo viene discusso con perizie verificate, ma nonostante anche l'opinione pubblica propendesse per aiutare Joseph con appoggi e rieducazione, nel febbraio del 2013 Joseph viene ufficialmente accusato di omicidio di secondo grado, quindi senza l'aggravante della premeditazione, e condannato al carcere minorile di Stato fino all'età di 23 anni. Il tribunale, se non erro, non ha tenuto conto delle perizie psichiatriche, ma solo della tenera età. Infatti sconterà la sua pena in un normale carcere minorile di Stato.
Letizia, sua mamma, in seguito alla sentenza, si è battuta per ottenere il trasferimento in una struttura idonea al suo stato mentale, ma le è stato negato. Oggi Joseph ha 24 anni e dovrebbe aver finito di scontare la sua condanna se non ci sono state complicazioni. Tuttavia non sono riuscito a trovare informazioni. Io sospetto fortemente che abbia cambiato nome per potersi rifare una vita. Ho voluto iniziare questa mia nuova esperienza con questo caso che mi ha molto colpita, però per quanto mi sia sforzata di scovare più dettagli, non ci sono riuscita. Forse perché l'imputato è minorenne? Un minimo di privacy sicuramente è stata applicata. Comunque, i punti salienti sono emersi. Un bambino che già è nato da genitori alcolisti, vissuto nella precarietà di un ambiente familiare disagiato e abusante, e non dimentichiamo gli insegnamenti del papà, che a parte i maltrattamenti gli ha messo in mano le armi fin da subito. E poi la politica nazista, insomma. Addirittura sua nonna Joanne Russell ha dichiarato che si aspettava esattamente quello che è successo, solo più avanti negli anni, cioè quando Joseph avesse raggiunto un'età poco più adulta. Io però mi chiedo, ma se c'erano tutte queste avvisaglie, perché non provare ad evitarle? Perché una zia che assiste ad un pestaggio così violento del proprio nipote non interviene? Questa era una tragedia annunciata. Comunque, se vi va, iscrivetevi al canale e fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e ci vediamo presto con un nuovo caso. Ciao!